Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Quello che vedete qui è una semplice radice d'olivo. Volevo realizzare un tavolino piccolo da salotto e ho realizzato questa slitta che mi permette di andare a fresare tutte le due parti per cercare di portarla a dritto, perché da dove l'ho presa l'ha tagliata con la sega, quella grossa, e non l'ha tagliata agli spessori uguali, quindi dovrò andare a cercare a portarla a pari. Se sei nuovo, questo canale è dedicato al fai da te e anche qualche piccola recensione, quindi iscriviti e accendi le notifiche, in questo modo ti avviso quando pubblico un video nuovo. Andiamoci! Allora ragazzi, vi spiego un attimo come è messa questa radice. Praticamente sotto ha una gobba e non è nello spessore giusto, perché quella parte qua è 4 cm e mezzo e quella parte qua è 5. Già un po' sono andato a pulirla, si nota, e questa parte qua dovrò andare a portarla a pari. Quindi adesso cosa faccio? Con la fresa andrò a praticamente a toccare con la fresa il legno, e quando vedo che la pialata appena vado e mantengo lo spessore e vado in quella direzione per cercare di farla tutta uguale. Qua guardate dove è cresciuta quella pietra qua. Andrò a toglierla adesso. Ragazzi, ricordatevi la protezione, occhiali, cuffie, questa roba qua è micidiale. Non so se si riesce a vedere, quella parte qua è già fresata, mi rimane quel pezzo qua. Allora, da questa parte l'ho finita, dovrei girarla e cercare di vedere come andrà da quell'altra parte. Allora, l'ho pialata da una parte e dall'altra, guardate quanto è bella, e ora andrò a tirare via tutta questa corteccia che salta via, quella interna, questa qua, darò una carteggiata e poi eseguiamo gli altri passaggi. Ora ragazzi, con l'aiuto di questi strumenti
andremo a metterlo sull'avvitatore e cercheremo di pulire tutti i bordi. Pulito bene i bordi dappertutto, ho tirato via la corteccia e ora dovrò dare una carteggiata. Parto sempre con la grana P60, P80, P120, vediamo come salta fuori. L'ho carteggiato bene bene dappertutto, da una parte e dall'altra, e l'ho carteggiato, l'ultima carteggiata è stato 120, P120, è diventato finissimo, non è lucidissimo perché devo farlo, voglio provare a dargli una cera, un olio e vedere come viene. Allora, avrò bisogno di questa qua è una bordura in plastica molto flessibile che la utilizzano spesso i giardinieri per creare le aiuole, e questo qua è un avanzo di un trucciolato nobilitato bianco laccato e cercherò di creare lo stampo. Abbiamo qui la nostra radice. Allora ragazzi, nel frattempo mi sono spostato fuori perché non voglio fare troppa polvere all'interno e dovrò cercare di tagliare la base che formerà lo stampo. Quindi la mettiamo così.
Ora ragazzi, con la pistola con la caldo e con questa reggia qua in plastica cercheremo di fare lo stampo. Ragazzi, nella descrizione del video lascerò tutti i link di tutta l'attrezzatura e di tutta la roba che ho utilizzato per realizzarla, quindi se volete replicarlo non avrete problemi a cercare le cose. Quasi finito, mi manca solamente da chiudere quel pezzo qua, non mi è bastato questa reggia, ne avevo un altro pezzo, l'ho tagliato e dovrò cercare di incastrarlo e chiuderlo. Proverò a fare così. Allora ragazzi, ho creato lo stampo, l'ho chiuso con la colla calda, adesso tiro fuori la radice e con un silicone trasparente universale cercherò di chiudere la parte interna per avere una sicurezza maggiore. Allora ragazzi, toglierò di mezzo lo stampo e metterò in scena la radice, perché dobbiamo fare un po' di resina epossidica e spalmarla un po' dappertutto, lasciarla almeno 12 ore e in questo modo riusciamo a sigillare tutte le fessure, tutte le crepe. Allora farò un po' di resina. Quella resina qua è un rapporto 2/1. Ciò vuol dire che se metto 100 grammi di componente A dovrò mettere 50 grammi di componente B. In questo caso, siccome mi serve pochissima roba, dovrò fare 50 grammi di A e 25 di B. Fatto 60, quindi ne faccio 30 dB. Ho anche un altro video in cui spiego come utilizzare e come usare la resina. Si agita per bene almeno 3 minuti, perché se non si agita bene non catalizza bene, quindi mi raccomando, state attenti.
Perché faccio questo? Perché così tutte le fessure, tutto si sigilla molto bene, e nel momento in cui andrò a fare la colata finale non mi escono fuori delle bolle. Allora ragazzi, ho finito di impregnarla resina dappertutto, ogni fessura l'ho girata, l'ho rigirata, e ora dovremo aspettare almeno 12-14 ore intanto che si asciuga per bene, e la rimetteremo nello stampo e faremo la colata. Metterò nello stampo la radice e cercherò di fare 1,5 litri di resina. Prima la dovrò vedere se è in bolla. Perfetta. Ecco, così va bene. Adesso io qui mi sono preparato 2 cubi da un bancale e metterò come spessore, perché cercare di tenerla ben salda al fondo con 2 morsettoni. Allora, mi sono preparato questo secchio qua e farò 1,5 litri di resina e faremo una colata, uno spessore basso, in modo che resta ben salda al fondo, e aspetteremo ancora che si asciughi e faremo la colata finale. Dopo che abbiamo agitato per bene 3 minuti, aspetteremo almeno 1 minuto o 2 che le bolle escono in superficie e si spaccano da sole, e dopodiché faremo la colata. Allora ragazzi, prima di mettere dentro la radice, io ho comprato uno spray distaccante senza solvente, perché non voglio mettere lo scotch, voglio vedere come funziona questo spray distaccante. Quindi lo agito un po' e lo do un po' dappertutto. Con un po' di carta toglieremo l'eccesso. Ragazzi, ho fatto la colata di 1,5 litri, non so se riuscite a vedere fin dove è arrivata, solo che qui devo dirvi la verità, guardate quanta cola a caldo che ho messo intorno, perché nel mettere la radice
ho toccato un punto lì che si è staccato il silicone e è andata un po' di resina fuori, e ho pulito subito con un solvente e poi ho buttato subito un po' di colla calda in modo da riuscire a trattenere la resina che stava fuori uscendo. Adesso qui un ventilatore, cercheremo di mantenere almeno 23 gradi e ricordatevi, se vi capita di farlo, di spaccare le bolle. Quella resina qua vedo che è molto valida perché non ne ha fatte tantissime di bolle. Mano a mano che ne saltano fuori, se riuscite a spaccarle, spaccatele. Intanto abbiamo fatto una collata, faremo un'altra, vediamo come viene. Ciao ragazzi! Ragazzi, ben trovati! Ragazzi, ben trovati! Abbiamo fatto la colata! Ho rotto un pochino qui e vedremo come andrà a finire. Allora, per sicurezza ho aspettato 2 giorni e si è indurita per bene. Ora mi tocca fare un'altra colata. Farò dai calcoli che ho fatto 2 litri e 250 grammi per riuscire a coprire quella parte qua. E nonostante ho aspettato quasi mezz'ora dopo la prima colata, e con la fiamma sono andato a spaccare le bolle che sono uscite in superficie, ma vedo che queste qua sono uscite molto dopo, e quindi alcune sono sotto e alcune si sono formate tipo qua così. Non capisco perché l'ha fatto. Per il resto vedo che è andata molto bene. Adesso partiamo con un'altra colata. Allora ragazzi, aspettiamo una ventina di minuti, le bolle usciranno ancora, dovrei rispaccarle ancora e toglierle con la fiamma. Quindi dato che nella prima collata sono apparse dopo un'ora, cercheremo sempre, perché quel tipo di resina qua, che è un rapporto 1 diviso 2, praticamente dovranno comincia a gellificare dopo 5 ore, quindi entro 3-4 ore potremo intervenire lo stesso con la fiamma. Allora, tempo di attesa 4 giorni. Ora proverò a toglierlo dallo stampo e cercherò di portarlo da un amico falegname che ha una piallatrice elettrica, perché non voglio rovinare questo tavolino. In questo modo riuscirò a piallarla molto bene da una parte e dall'altra. Se non riuscite ad avere una piallatrice elettrica,
vi posso consigliare di utilizzare una slita e una fresatrice come avete visto nel primo video. State molto attenti e cercate di togliere 1 millimetro alla volta, in modo da non farsi che si stacca delle parti di resina. Ora cominciamo a toglierlo dallo stampo. Un po' alla volta. Se notate qui, e ci sono anche altri punti tipo questi, si sono formati dei buchi che aveva il legno, e quando ho fatto la prima colata non è riuscita ad andare a chiudere tutti questi forellini. Tanto questa qua sarà la parte sotto e noi andremo adesso a fresare la parte bella. Allora, l'ho girata a contrario e dovrei fare i bordi con la fresa. Adesso dovremo partire con 80, 120, P180, P240, 320 asciutto, quindi qua dovremo stare a cardeggiare sull'asciutto
ogni tanto si spolvera e si cambia grana. E dopodiché con la parte questa, che partono da 400, 800, 1000, 1500 e 3000, dovremo farli sul bagnato. Non tanto, poi mano a mano vedremo come. Un'altra cosa che mi sentivo di dirvi è nel momento in cui fate questa operazione non schiacciate la macchina, lasciatela ad agire al suo peso. Allora ragazzi, ci sono due aspetti da prendere in considerazione. Quando si comincia a carteggiare con la P400 bisogna bagnare tutte le volte. Si bagna, si cambia grana, si va avanti, si bagna. Un altro aspetto molto importante è che non dobbiamo passare ad un'altra carta finché non andiamo in ordine. Quindi dobbiamo andare e rispettare l'ordine in cui cominciamo a carteggiare, perché altrimenti si vedono le grattate. Una volta che abbiamo carteggiato per bene tutto, possiamo cominciare a dare il polish, a dargli la brillantezza. Sto utilizzando un olio cera dura e per prima cosa ho messo un plattorello in spugna e passeremo a quello in tessuto. Allora ragazzi, delle gambe non vi posso raccontare molto
È un tubo piegato, un tubo da 1 metro piegato con una piastra 3 fori, e gli ho dato l'inclinazione a 35 gradi, quindi adesso proverò a verniciarle. Allora ragazzi, mi sono preparato qui dei morsetti, i piedi del tavolo e qualcosa da segnare. Ho creato un cerchio, non riuscite a vederlo. Il cerchio è basato sulla lunghezza e la larghezza del tavolo. Praticamente nel cerchio dovrò inserire i piedini in questo modo, creare un triangolo in modo perfetto, tipo così. Metterò i piedi in posizione al tavolo e segnerò dove andrò a fare i fori.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Ditemi la vostra nei commenti se vi è piaciuto oppure no. Se non ti sei visto la prima parte o la seconda, lascio tutto in descrizione. Se sei nuovo sul canale ti ricordo di iscriverti, questo canale è dedicato al fai da te e anche qualche piccola recensione, quindi aiutami a crescere con un like e noi ci vediamo sabato prossimo. Ciao!